Torniamo un po' sul calcio giocato. Sì, dai. Anche perché sì, sono amichevoli, ma meglio anche le amichevoli estive, pur di stare sempre lì ad aggiornarsi su trattative che poi raramente ci portano da qualche parte. E quindi quando è possibile andiamo sul calcio giocato. Ieri tra l'altro ho guardato mezzo tempo del Napoli, secondo, e poi visto che non l'avevo visto per intero la partita, non l'ho neanche commentata. Vedremo più avanti di aggiornarci un po' su tutti. Oggi non mi sono fatto mancare l'amichevole tra Arsenal e Milan. E tra l'altro porto l'Apollo non per sfottò o per altro, semplicemente è una squadra che simpatizzo in Inghilterra dopo il Liverpool. Io faccio un mischione, tra l'altro, sapete, però l'Arsenal è una squadra di cui quest'anno mi aspetto tantissimo, di cui mi aspetto tanto, tanto, tanto. Adesso sono 5 o 6 anni che c'è, questo se non sbaglio è il sesto anno di Arteta all'Arsenal, e adesso bisogna anche iniziare un po' a quagliare. Ma siamo qui soprattutto perché siamo interessati all'altra squadra, non prendiamoci in giro. È sempre bello parlare anche un po' di sport, di calcio in generale, però il Milan, e mi sento di dire che è stata, è la prima, non conta niente, tutte le premesse del caso assolutamente da tirare fuori. Però già abbiamo capito quello che vuole Allegri, come può anche schierarsi in campo, quelle che sono le idee, quella che è la sua filosofia. E Allegri. Anche oggi ho visto Allegri in purezza, poche chiacchiere, una squadra che deve essere accorta dietro, una squadra che gli interessa quello, perché e poi Allegri l'ha detto tante volte, no? Per lui le squadre che vincono sono quelle che non subiscono gol, le squadre che vincono sono quelle che hanno la miglior difesa, te lo dice sempre lui, quindi non è che ci inventiamo qualcosa, e poi soprattutto lo vediamo. E di partite come quella di oggi, con prestazioni ovviamente diverse, con un tono muscolare, fisico della squadra, ovviamente, no? Opposto a quello di oggi, vedremo altro, ma ripeto, nell'incipit già quella di oggi secondo me è la squadra di Allegri, con i 5 dietro, con una squadra col blocco basso, chiusi, accorti, e poi se c'è l'occasione di poter, no, con l'inventiva di Leao, di poter fare qualcosa, la facciamo. Questa è un po' l'idea sostanzialmente. Ne parliamo, e come se lo facciamo, signori miei? Prima, come al solito, abbuffiamo l'amico algoritmo a suon di like, spolliciate, mi raccomando, sempre per stare lì a soddisfare i suoi bisogni, e ne ha dei bisogni questo algoritmo, che adesso si è inventato anche l'hype, quindi se volete date hype, non so quante ne abbiate, forse 3 al mese mi dicevo, non lo so, e neanche mi interessa perché non ci sto dietro a ste pagliacciate dell'algoritmo, però come al solito ha bisogno di essere un po', no? Addolcito, e se potete fatelo, e visto che ci siete magari iscrivetevi anche per seguire i prossimi contenuti sia su YouTube, su Facebook. Grazie mille per il continuo supporto, grazie, grazie, veramente, grazie, grazie ancora. E adesso Arsenal Milan. Fatemi dire una cosa, io non ho capito perché ci sono stati i calci di rigore in una partita in cui ha vinto l'Arsenal. Io pensavo ci fossero in caso di pareggio, invece ci siamo ritrovati comunque i rigori nel finale. E perché? Ma perché abbiamo visto quella sequela di rigori, tra l'altro sbagliati da quasi tutti i giocatori? Poi quando sono andati a oltranza segnavano tutti. E io dicevo, ma quando finisce sta tiritera che non ha nessun senso logico? Quando? Datemela voi la spiegazione, perché magari c'è, me la sono persa io. Perché i rigori? Un'amichevole finita 1-0, perché? No, no, ditemelo, perché deve esserci una spiegazione. Deve esserci, e l'ho persa io. No, veramente, no, non sto scherzando. Deve esserci e me la so persa io. Quindi datemela per favore. Ehm, E, invece parlando della partita, sì, è stato sostanzialmente un Milan che senza punte, quindi praticamente il solo Leao davvero lì davanti, e anche lui non è Leao non è un attaccante, non lo è, non lo è per il semplice fatto che lui ha tanto estro, tanta qualità, tanto strappo, salta agli avversari,
ma il tiro verso la porta non ha il tiro del centravanti, Leao. Non prendiamoci in giro. Non ce l'hai, non avendolo avuto sino ad oggi è difficile che possa migliorarlo. O per carità, si può sempre migliorare, ma devi lavorarci, deve essere la tua ossessione. E non mi sembra che Leao si faccia ossessionare da queste cose qua. Quindi oggi il Milan era senza l'attacco e quindi ha deciso di adottare questa sorta di 3-5-1-1, se vogliamo, che poi in realtà è in fase di non possesso e quindi praticamente per tutta la gara è stata una sorta di 5 di Pulisic che comunque rientrava e non faceva più, no, il sottopunta, una sorta di 5-4-1 se vogliamo, abbozziamola così, come una squadra molto, molto accorta e ripeto, una squadra che nel primo tempo secondo me ho visto quello che sarà veramente un po' il Milan, finché ha retto e finché ci sono stati anche nomi di un certo lignaggio. È un po' il Milan attento, accorto, no? Che non lo vedrai subire gol stupidi questa. Io non vedrai quel Milan no, spaccato, però sono convinto che non vedremo neanche mai una partita come quella contro il Real Madrid, contro la stessa Inter, non le vedremo. Sono convinto di entrambe le cose, perché è un Milan che, ripeto, ha bisogno di aumentare poi la qualità, a dismisura lo dovrà fare se vorrà creare dei pericoli, perché quello che abbiamo visto oggi, per esempio, un secondo tempo dove non ha tirato forse nel finale, ma zero tiri, veramente non ha quasi mai creato pericoli se non una mezza occasione sempre di Leao, di qualche inventiva, ma è così che costruisce il Milan Allegri. Cioè, no, qualcuno già iniziava, ma Allegri chissà quest'anno forse al Milan preparerà qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso rispetto a... No, Allegri sarà Allegri in purezza, quello che abbiamo visto ed è un Allegri che poi, ribadisco, è uno di quelli che tanto criticato perché vedi magari una partita della sua squadra, una squadra che allena e di certo non ti diverti dal punto di vista dell'occasione, di tutto il resto, però vedrai una squadra che raramente sbaglierà in maniera proprio futile, come invece è capitato spesso e volentieri l'anno scorso. Un paio di aspetti, non voglio entrare sui singoli perché c'è poco, la prima di Ricci sì, ma voglio vedere quando aveva modo di toccare spesso il pallone, di smistarlo con frequenza, allora ne parleremo con maggiore accuratezza. Però sottolineo, il ragazzino in portiere che è entrato, Torriani, secondo me molto molto bene, ventenne, molto bene. E poi voglio sottolineare dell'Arsenal invece il centrocampista, ragazzi, diciottenne, quello che nel primo tempo ha fatto vedere un paio di robe e già ho visto che già l'anno scorso ha avuto tante presenze, se non sbaglio, ragazzi. Non mi ricordo, il centrocampista, ragazzi, che nel primo tempo ha fatto un paio di giocate clamorose. Parliamo di un diciottenne pazzesco. Come al solito me lo so perso. Comunque, dateci un'occhiata. L'Arsenal ha tanti giocatori pure giovani, incredibili, è pazzesca. Però ripeto, il Milan ha difeso bene, poi nel secondo tempo è stato praticamente un assolo e Bartesaghi si è perso Saka. Quello è un gol, però vedi, comunque linea tenuta bene, però lì è proprio l'errore individuale, ti perdi l'uomo con quella facilità e prendi gol. Ci lavorerà Allegri, ci lavorerà molto questa prima partita in cui poi bisogna vedere la condizione, per esempio in Premier partono una settimana prima, quindi sono avanti, tanti discorsi, io lo guardavo, ripeto, il secondo tempo del Napoli e vedevi proprio che c'è una squadra che seppur abbia costruito tanto, e Napoli poi ieri si è giocata una porta, almeno il secondo tempo che ho visto, si è giocata una porta, poi mancanza di lucidità, ripeto, sei sulle gambe perché la preparazione si fa sentire, quindi magari sbagli anche il gol semplice e l'avversario con due tiri in porta ti fa due gol, e ci sta, non contano nulla queste partite, conta veramente mettere minuti, mettere benzina, fare magari qualche movimento che ti chiede l'allenatore, poi di certo il risultato è superfluo. Signori,
Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale, fatemi sapere un po' se volete altri video, mi sforzo magari sul mercato, con qualche carrellata, vediamo, c'è uscita lo scambio della Juventus Alberto Costa Mario, che non è quello là, che è una storia. Vediamo in serata se riesco a fare qualcosa. Per il momento vi abbraccio e ci aggiorniamo alla prossima.